Ciao ragazzi e bentornati sul nostro canale. Oggi andremo a recensire il nuovo nato in casa Shelly. Sto parlando dello Shelly Smoke Plus. Mancava proprio questo nella collezione Shelly. Oggi andremo a provare come funziona, vedremo anche come abbinarlo lato Home Assistant tramite protocollo MQTT, quindi non con la sua integrazione classica, ma lo andremo a configurare a mano, questo per darvi anche qualche informazione aggiuntiva e modalità aggiuntive di integrazione. Andiamo a vedere prima di tutto l'unboxing e qualche caratteristica tecnica dopo la sigla. Bene ragazzi, allora prima di tutto vi dico che funziona a batteria e nello specifico con una batteria CR123A. La batteria ha una durata stimata di circa un anno. È un sensore ovviamente che sfrutta la tecnologia fotoelettrica per rilevare eventualmente un incendio, ma anche un rilevatore di innalzamento di temperatura. Monta in quanto serie Plus un ESP32 per diciamo la gestione del firmware e adesso andremo a vedere come si presenta. Allora andiamo un attimo in dettaglio, eccolo qua, facciamo un rapido unboxing. Come potete vedere il sensore è questo, ok, ha dietro una ghiera che è possibile staccare. Qua per abbinarlo poi basterà ovviamente utilizzare l'app dello Shelly e tra l'altro per gli abbinamenti vi invito ad andare a vedere il link che vi lascio in descrizione per un altro Shelly, intanto gli abbinamenti sono tutti uguali tramite app loro. Qua si staccherà appunto questa linguetta e partirà a questo punto l'abbinamento. Ha ovviamente oltre che il wifi come tutto l'ecosistema Shelly anche il Bluetooth essendo della serie Plus. Qui ha la feritoia ovviamente per il sensore di fumo, quindi adesso lo andremo a configurare, lo andremo ad includere, dopodiché andremo su Home Assistant e vi farò vedere come integrarlo e faremo anche una prova di funzionamento. Nella scatola, oltre al sensore vero e proprio, troviamo un 3M per incollarlo e ovviamente anche le viti con dei tasselli, è possibile anche tassellarlo a soffitto. Poi ovviamente all'interno trovate anche il posizionamento migliore per un sensore di fumo. Ok, in termini di dimensioni, allora prendiamo un attimo un metro, così vi dico anche le dimensioni precise. Siamo sugli 8 cm per un spessore di circa 3, quindi abbiamo un 8x3. Bene, con questo abbiamo terminato l'unboxing. Ora lo lascio qua perché poi andrò ad includerlo e ci rivediamo subito dopo il termine dell'inclusione. Bene ragazzi, allora ho incluso lo Shelly. Una cosa che dovrete fare è sicuramente recuperare l'indirizzo IP. Allora vi spiego una cosa molto importante. Visto che sul manuale questa cosa non c'è scritta, per attivarlo per 2 minuti in modo tale che lo Shelly Smoke si colleghi alla rete wifi vi basterà premere velocemente il tasto, adesso vi faccio vedere quale, banalmente questo, per 3 volte fin quando non ci sarà una luce blu, quindi 1, 2, 3, ok, l'abbiamo premuto per 3 volte e vedete che adesso sta lampeggiando. Nel momento in cui si collegherà potremo poi andare sul browser con l'indirizzo IP, adesso vi faccio vedere, switcho in modalità e qua vedete che è già collegato e quindi potremo accedere poi all'interfaccia. Se invece premeste 5 volte sempre lo stesso tasto che vi ho fatto vedere fareste il factory reset. Tenendolo premuto invece farete il test del sensore, quindi emetterà dei beep forti. Ok, andiamo a vedere un attimo l'interfaccia grafica. Allora, prima di tutto qui ci dice nell'overview ovviamente che in questo momento è off, la batteria è già al 92% perché vabbè io ci ho un po' giocato. Abbiamo ovviamente il menu setting dove è possibile settare l'access point se ovviamente volete inserirlo, ma nel mio caso e anche nel vostro vi consiglio di disabilitare l'access point.
Dopodiché possiamo ovviamente collegarlo al wifi di casa, quello che abbiamo due possibilità, quindi sia wifi 1 sia wifi di backup. Bluetooth stessa cosa, potete disabilitarlo, quindi ad esempio noi lo disabilitiamo subito, qua richiederà riavvio, ma lo facciamo dopo, così come l'access point, già che ci siamo, facciamo anche questo. Dopodiché possiamo collegarlo al cloud, ma in questo caso noi lo collegheremo via MQTT, quindi niente cloud. MQTT adesso lo andrò a settare, qua è molto semplice, basterà mettere enable MQTT, il vostro server, eventualmente user e password, senza eventualmente normalmente ce l'avete, e il topic che intendete utilizzare. Il client ID lo potete lasciare così, adesso poi io lo andrò a settare in maniera tale che sia collegato. Poi abbiamo anche la parte di WebSocket, quindi possiamo appunto collegarlo tramite WebSocket a un qualsiasi tipo di server, ma non lo vedremo in questo caso. Una parte di info, quindi possiamo resettarlo, factory reset, riavviarlo, piuttosto che andare a settargli il time zone e la location. L'autenticazione della parte web non sto lì a farmela vedere, vi consiglio ovviamente di fare subito l'upgrade del firmware, io l'ho già fatto e quindi dovrebbe essere già l'ultima versione. Ora come vedete ha perso la connessione, perché? Ha perso la connessione perché 2 minuti sono passati, quindi devo ripremere 3 volte, 1, 2, 3, quindi ho ripremuto 3 volte e a questo punto si ricollegherà e tornerà la connessione e farà effettivamente il checking del nuovo firmware. Allora vediamo se si riprende, ecco si è ripreso, quindi torniamo su setting, firmware e come vedete abbiamo già l'ultimo firmware, possiamo anche fare l'upload di custom firmware. L'ultima parte è il certificato, non sto qua a farvela vedere, e l'interfaccia di debug. Come vedete questo Shelly Smoke Plus non ha la parte di scripting, non ha la parte di scripting, adesso ho fatto fare un refresh, non ha la parte di scripting, qua abbiamo appunto la parte di diagnostica e quindi noi possiamo, l'unica cosa che possiamo fare è sicuramente collegarlo in MQTT e utilizzare le automazioni con Node-RED eccetera eccetera per fargli fare quello che vogliamo, ma in più abbiamo sempre i famosi webhook che possiamo chiamare, quindi la nuova azione, nel momento in cui succede qualcosa. In questo caso abbiamo due scelte solo. Rivela uno smoke, quindi un diciamo incendio, e quando gli facciamo fare un test. In questo caso, sul caso di queste due azioni, andrà a chiamare un URL che gli andiamo a settare, quindi qua potremo fare solo le action. Non abbiamo tutta la parte di scripting rispetto alla serie Plus che siamo abituati a vedere. Ora setto la parte MQTT e poi andiamo su Home Assistant che vi farò vedere come configurare in maniera manuale la parte MQTT per includere lo Shelly Smoke. E come faremo a capire come configurarlo? Utilizzeremo MQTT Explorer per catturare i topic che il nostro Smoke manda e proveremo noi a ipotizzare appunto una configurazione senza andarla a sbirciare magari da qualche sito che già hanno fatto, così capite anche come funziona il meccanismo proprio di MQTT. Quindi iniziamo. Ragazzi, l'ho collegato in MQTT, ora torniamo un attimo sull'interfaccia. Mi raccomando, quando lo collegate in MQTT selezionate tutte queste spunte, ok? Dopodiché, anzi sarebbe meglio prima di collegarlo in MQTT, aprite il software MQTT Explorer, che è questo. Io sono già andato a sbirciare tutti i topic che ha già lanciato lo Smoke Sensor, e quindi è questo, il topic principale, l'ho chiamato Serra, vabbè così un nome. Abbiamo online, che quindi in questo momento è collegato. Abbiamo un topic di status e un topic di singolo event, ok? Noi adesso potremo andare a sbirciare la parte di status e come vedete dove c'è Smoke 2.0 abbiamo quello che
in maniera maggiore ci interessa, quindi sapere se è in allarme o meno, quindi alarm uguale a false, quindi in questo momento è impostato su false. Ora, come faccio ad andare a prendere questo topic? Adesso ve lo faccio vedere su Home Assistant. Semplicemente andiamo su Home Assistant, io l'ho già fatto, andrò a definire ovviamente sotto la sezione MQTT, ovviamente sarà un binary sensor perché avrà due stati, true e false. Volendo possiamo fare anche un sensore, però non avrebbe molto senso, quindi facciamo un binary sensor. Ok, gli diamo un nome, andiamo a prendere il topic principale, che è questo, perché se andiamo a vedere qua lo troviamo esattamente, selezionando qua lo troviamo qua in alto, basterà fare copia, vedete, copy to clipboard, ok? Copiate questo e lo incollate qua. Poi dopodiché gli dobbiamo dire cosa prendiamo a livello di payload. Allora, prima di tutto è un JSON perché? Un JSON perché banalmente si riconosce dal fatto che ha le parentesi graffe, il risultato dopo lo smoke, ok? Mentre questo, per esempio, non è un JSON, quindi è un value, quindi bisognerà usare value. Mentre per i JSON, come in questo caso, perché contengono più informazioni, quindi id, alarm e mute, andremo a dirgli che è un JSON e andremo a prendere alarm. Quindi come facciamo a dirglielo? Basterà dirgli value underscore JSON.alarm e quindi qua prenderà nel value template quel valore. Poi abbiamo quando il binary sensor dobbiamo dichiararlo come payload on, quindi quando sarà acceso, quando troviamo true. Se invece trovassimo false, allora è off. Okay? E qua gli ho messo un'icona ovviamente di smoke. Quindi, siccome qua è false, andrà a off, ma qua poteva esserci scritto anche ciccio, noi lo mettavamo qua e gli dicevamo se è ciccio allora è off, ok? Giusto per farvi capire un attimino il funzionamento. Bene, cosa ci potrebbe essere utile, visto che adesso con MQTT Explorer vediamo tutto quello che espone, quindi che pubblica, cosa ci potrebbe essere anche utile? Ci potrebbe essere utile ad esempio la batteria, quindi per andare a prendere la batteria vediamo che abbiamo questo topic, quindi proviamo a farlo insieme, questa parte qua. Allora, prima di tutto non sarà un binary sensor, ma dovremmo andare a fare un sensor, quindi spostiamo un attimo MQTT Explorer, andiamo su sensor, io l'ho organizzato in questo modo, ma ognuno poi lo organizza come vuole, questi sono tutti gli scelli, copiamo uno a caso, intanto è uguale di quelli che già abbiamo, anzi magari battery, esatto, questo qua. Ok, qua lo andiamo a chiamare per esempio Shelly Smoke Serra, copiamogli sotto questo, batteria, in questo caso il nome, sensore fumo Serra. Ok, ora lo step topic, quindi cosa dobbiamo prendere? Torniamo nel nostro bellissimo MQTT Explorer e andiamo a prendere il device power, abbiamo detto, quindi copiamoci questo, copiamo il topic e lo mettiamo qua dentro, ok? Perfetto. Poi value template, in questo caso sarà sempre un JSON come vedevamo, ok? Però è un JSON annidato in un altro JSON, vedete che quindi bisogna andare sotto battery, perché qua id che è uguale a 0, battery poi a sua volta è un altro JSON perché è dentro delle parentesi graffe, dove ha la V, 2.292 che è la tensione, e la percentuale di batteria che in questo caso è dell'80%. Quindi come facciamo a prendere solo la percentuale perché a noi della tensione non ci interessa? Basterà usare più punteggiatura, mettiamola così. Quindi torniamo qua, andiamo a vedere di copiare battery, quindi qua sarà value. Scusate questo, value.battery, punto ancora, andiamo a prendere quello che ci interessa, cioè percent. Ok, lo prendiamo da qua e lo copiamo. Perfetto, in questo caso non è un array perché non ha parentesi quadre, quindi non sarà necessario specificargli la posizione dell'array, basterà fare così. A questo punto noi andiamo l'unità di misura è sicuramente una percentuale e il classe battery, questo ci servirà perché poi possiamo fare delle automazioni che ci avvisano quando cambiare la batteria. Ok, a questo punto abbiamo appunto tutti i valori che ci possono interessare, però ripeto, nulla vieta di aggiungerne altre, ad esempio mi interessa sapere il wifi che indirizzo IP ha,
molto bene, posso creare un sensore che mi riporta l'indirizzo IP. Ok, piuttosto che MAC e quant'altro, cioè tutte queste informazioni qua che vedete da questa parte voi potete tranquillamente portarle all'interno di diciamo Home Assistant tramite appunto questa cosa che vi sto facendo vedere. Una cosa interessante che potrebbe servirvi è questa: sapere se in questo momento lo Shelly Smoke è online, cioè è collegato al wifi o meno. In questo caso è false perché oramai 2 minuti sono passati e infatti se ci si prova a collegare all'interfaccia grafica non va più. Bene, quindi abbiamo visto come è possibile di fatto integrarlo in Home Assistant, quindi vi poi darà lato entità, un'entità sensore della batteria e un'entità binary sensor invece che vi dirà se il sensore è in allarme o meno. Ora proviamo a far scattare il sensore con un po' di fumo, così vediamo anche i tempi di reazione e vediamo se la nostra configurazione che abbiamo fatto funziona tutta correttamente. Ho già inserito in un tab di test i nostri 2 sensori che abbiamo creato prima, quindi il sensore fumo serra, come vedete adesso me lo dà spento, infatti anche perché se andiamo qua in effetti è false alarm, ok, e mi dà la percentuale della batteria all'87% e vediamo che qua infatti è all'87%. Bene, ora proviamo a simulare tramite uso la sigaretta elettronica per buttargli su un po' di fumo, vediamo di farlo suonare e vedremo come qua diventerà true a questo punto e cambierà in realtà anche il nostro MQTT Explorer. Adesso ve lo lascio in questa schermata e intanto io vado a provare a buttargli su un po' di fumo, vediamo se funziona. Ok, come vedete è andato in allarme, adesso io ho disabilitato ovviamente il suono perché sennò disturbava il video, è andato in allarme, qua abbiamo acceso, è scesa pure la percentuale della batteria, che è quella sua di default, vi consiglio di mettere una Duracell che comunque è meglio di base, e appunto è scattato sia qua in MQTT Explorer sia ovviamente poi di riflesso anche nella nostra interfaccia, quindi tramite un'automazione sarà banalmente gestita con ad esempio chiamate, messaggi, insomma chi più ne ha chi più ne metta, potete fare un po' come volete con Node-RED oppure con le automazioni direttamente di Home Assistant. Bene ragazzi, allora con questo direi che vi ho un po' illustrato il funzionamento dello Shelly Smoke con relativa configurazione e integrazione. Che dire, io l'avevo già provato in realtà, sembra per il momento uno strumento valido, considerate che è uscito da poco, quindi il firmware bisognerà capire quanto sia stabile, ma normalmente ci vuole un po', anche se comunque il suo lavoro in questo momento già lo fa, quindi quando rileva del fumo in generale ovviamente scatta e scatta direttamente collegandosi al wifi e dando l'allarme in MQTT, ma in generale potete utilizzare anche la sua app, anche se io consiglio comunque l'MQTT. Il costo si aggira intorno ai 50 euro, è in prevendita su Shell Italia, per averlo però potete anche direttamente acquistarlo da Shelly Cloud, che lo avete prima in questo momento e vi costa leggermente di più perché ci sono le spese di spedizione. Comunque poi vi lascio i link in descrizione. Con questo direi che la famiglia degli Shelly adesso è abbastanza completa a 360 gradi. Esisteva già in realtà una versione dello Shelly Smoke, la prima versione, ma non era facilmente reperibile e comunque non era tanto performante e consigliata. Questa devo dire che fa bene il suo lavoro. Quindi ragazzi io vi ringrazio, se il video vi è piaciuto come sempre vi invito a metterci dei like, ad iscrivervi al nostro canale che sta diventando sempre più grande e pieno di appassionati, e vi potrete tra di voi anche confrontare e anche col nostro supporto risponderemo a tutte le vostre domande. Se volete sostenerci e ottenere anche gli accessi anticipati ai video che pubblichiamo, vi consiglio di abbonarvi con qualche euro, ci sostenete, ci date la possibilità di fare sempre video di qualità e in più potete avere qualche piccola agevolazione. Quindi io vi ringrazio ragazzi e alla prossima puntata. Ciao!